Nell'episodio di oggi voglio provare con voi per la prima volta sul campo questo misuratore laser, il quale ci permetterà effettivamente di misurare con precisione relativa i limiti del nostro scavo. Infatti comprendere quanto sedimento avere a che fare e quindi ragionare anche in che modo estrarlo, lavarlo per ottenere le pagliuzze d'oro alla fine del vostro lavoro è molto importante, e questo strumento secondo me da circa 30 euro potrebbe fare la differenza anche nel vostro lavoro. Bentornati lungo il greto alluvionale, e oggi tramite questo video imparerete anche voi passo passo come non solo delimitare il vostro scavo, il quale è un argomento che ho già trattato in un video scorso a cui vi rimando, ma oltretutto andiamo a misurare i lati dello scavo grazie a questo fantastico misuratore laser. Ho acquistato recentemente questo misuratore laser, il quale grazie a una tecnologia laser al proprio interno riesce a restituirmi un valore di lunghezza rispetto al fascio di laser proiettato. Nell'arco di questo breve tutorial voglio andare a utilizzarlo con voi ed applicarlo nella ricerca dell'oro al greto alluvionale. Negli scorsi episodi qui la Punta Scuola abbiamo infatti trovato una località aurifera, in sostanza l'oro si trova naturalmente diffuso all'interno di questi sedimenti, soprattutto in quella fascia più sabbiosa, bisogna quindi setacciare preliminarmente, e nello scorso episodio abbiamo delimitato gli arricchimenti principali grazie ai testimoni, in sostanza delle torrette di sassi, i quali marcano i confini dello scavo, uno scavo triangolare. Calcoleremo in futuri video quindi l'area di questo scavo, il volume, e andremo via via a comprendere e dare una risposta alla domanda principale. Secondo i calcoli, quanto oro è nascosto in queste ghiaie alluvionali? Infatti ci troviamo alla Punta Scuola e nell'arco di questa stagione aurifera 2022 voglio andare a estrarre con voi quanto più oro possibile, ma prima effettivamente di iniziare gli scavi, anche perché siamo a gennaio, è conveniente comprendere che cosa abbiamo a che fare, anche perché vi sono diversi arricchimenti lungo questo fiume che ho delineato tra ottobre e gennaio, i mesi migliori per la ricerca, vuoi per l'assenza di vegetazione, vuoi effettivamente perché fa troppo freddo per una coltivazione vera e propria in questo fiume. Ecco che una volta delineati gli arricchimenti è conveniente farsi anche qualche conto, qualche calcolo. Infatti, essendo la ricerca dell'oro alluvionale in Italia una pratica prettamente amatoriale e a fine ludico, inoltre visto che il lavoro è prettamente manuale e senza ausilio di macchinari, è veramente importante andare a lavorare solamente in quei sedimenti effettivamente molto auriferi. La maggioranza dell'oro presente in questi fiumi infatti è diffuso, in sostanza vi troverete con poche pagliuzze a fine giornata lavando sedimenti qualsiasi. E solamente lungo le punte aurifere c'è questa località naturalmente arricchita dalle piene che questo discorso cambia radicalmente. Infatti dal ritrovare qualche pagliuzza d'oro a fine giornata si passa a trovarne potenzialmente anche grammi. Considerate che un grammo d'oro sono circa 50 euro, ecco che questo fa assolutamente la differenza. È fondamentale, prima effettivamente di iniziare una vera e propria coltivazione, in sostanza uno sfruttamento di queste ghiaie aurifere, è molto conveniente fare prospezione. In sostanza comprendere dove vi è l'oro attraverso l'ausilio del piatto. Non sapeste dove cercare un piatto, come utilizzare un piatto, vi lascio qua sopra un tutorial che ho appena fatto. Una volta quindi delineato lo scavo è alquanto importante riuscire a ottenere alcuni numeri per comprendere sostanzialmente il volume di sedimenti che andrete a scavare nel corso della stagione e di conseguenza anche il numero di giornate che effettivamente andrete a investire in quello scavo. Vedremo nell'arco di questa stagione se effettivamente ne varrà la pena.
ma ho voluto provare, in quanto portare una rotella metrica effettivamente poteva anche aver senso, ma non la possiedo. Magari poi in futuro ne comprerò una e possiamo poi fare un paragone, scrivetelo qua sotto nei commenti. In maniera molto semplice e efficace, questo strumento opera 2 batterie stilo piccole. Si accende con il tasto principale al centro e già subito vi dice alcune informazioni. Per esempio, il valore in metri che andrete a misurare premendo questa freccetta in alto è sostanzialmente la distanza tra questo strumento e dove il laser che emette va a riflettere. Il laser torna indietro, si calcola lo strumento il tempo che è intercorso dall'emissione al ricevimento e voilà, la distanza è visualizzata sullo schermo. Quello che noi tendenzialmente ci serve è questo tasto qui a sinistra, il quale ci fa cambiare dalla misurazione di una lunghezza singola alla misurazione e calcolo di area e di volumi. Adesso voglio fare con voi una velocissima prova per quanto riguarda la precisione di questo strumento. Infatti, essendo un ambiente molto luminoso, ho i miei dubbi che sia molto preciso, in quanto secondo me il fascio laser va anche ad essere leggermente disperso e di conseguenza magari lo strumento non riesce a visualizzare con correttezza il valore finale della lunghezza. Proviamo a misurare questo ceppo con un metro convenzionale in maniera tale da avere un'idea di effettivamente che grado di precisione ha il misuratore laser. A differenza dell'utilizzo del metro convenzionale, poniamo un ostacolo alla fine in maniera tale da far sì che il laser possa riflettere e ritornare allo strumento per la misurazione. E viene 72,4. Quindi calcolate che su 74 cm col metro convenzionale questo strumento mi ha dato un valore di 0,72 metri, cioè circa 72 cm e mezzo. Mi sono portato con me oggi questo quadernetto degli appunti, il quale in sostanza è un libretto da campo in cui vado a segnarmi le varie misure che faremo, e adesso voglio iniziare facendovi in sostanza un'illustrazione di quello di cui abbiamo di fronte. A monte qua vi è la curva di erosione. Abbiamo di fronte a un primo arricchimento in questa porzione e poco più a valle un altro, dove siamo al di sopra in questo momento. Quindi il nostro obiettivo è quello di andare a misurare i lati di questo primo triangolo e i lati di questo secondo triangolo. Entrambi sono degli arricchimenti. Probabilmente sono formati in diversi momenti, in diverse piene. Questa è quella maggiormente arricchita, questa è quella in minor misura arricchita. Got the white knuckles holding on it tight, keeping your feelings bottled up inside, heading for collision and denial. To really live, you gotta die. Breathe in, breathe out. Hey, come alive. Breathe in, breathe out. Look at the colors, colors. Siamo giunti quindi anche alla fine di questo episodio, ma voglio trarre con voi qualche conclusione. Abbiamo usato questo misuratore laser per sostanzialmente ottenere diverse lunghezze, diverse distanze tra i testimoni dei nostri 2 scavi che andremo a condurre nella stagione orifera 2022. Il nostro obiettivo era quello di calcolare le 2 aree di 2 scavi, le quali sostanzialmente si sono approssimate secondo i calcoli a circa 40 metri quadri quella più a monte e quella più ricca, mentre 20 metri quadri quella più piccola a valle, la quale contiene oro un po' più fine. Vedremo anche poi come andarlo a catturare nei prossimi episodi. Abbiamo quindi un ammontare pari a circa 60 metri quadri di area di scavo da andare a scavare e setacciare e lavare per ottenere l'oro presente all'interno. In sostanza
Andando a considerare circa 30 cm di profondità di scavo si ottengono circa 18 metri cubi di sedimenti potenzialmente auriferi. Quanto questi sedimenti effettivamente sono auriferi lo andremo via via a testare nel corso dei prossimi episodi, ma sappiate che se nel momento in cui una persona riesce a movimentare, stracciare e lavare circa un quarto di metro cubo al giorno, circa forse anche arrivando a un terzo in alcuni contesti, in alcuni casi, si tratta circa di 90-100 giorni di lavori di scavo per andare a vagliare tutto questo sedimento. Abbiamo quindi da divertirci moltissimo nell'arco di questa stagione, 90 giorni sono veramente tanti, sicuramente saranno di più nel momento in cui voglio registrare tutte le mie scelte e tutto questo lavoro, i problemi che intercorreranno nell'estrazione di quest'oro, ma approssimativamente, come vi ho già detto nello scorso episodio, il mio obiettivo è di un'oncia di oro estratto in questa punta aurifera. Arriveremo effettivamente a questo valore? E tutto questo semplicemente grazie al misuratore laser che abbiamo provato nel corso di questo episodio. Sicuramente andiamo poi in futuro ancora a utilizzare strumenti più convenzionali, quali per esempio una rotella metrica, vorrei provare, anche perché in questo contesto è vero che c'è poco sole oggi che è gennaio, ma secondo me a luglio-agosto questo strumento non performa con le stesse caratteristiche. Mi raccomando quindi, nel momento in cui questo video fosse piaciuto, di distruggere il tasto like qua sotto, perché tanti più like arriviamo, tanti più video farò uscire in merito a quest'area, insegnandovi tanti trucchetti e facendovi vedere quello che sostanzialmente sperimento. E dalla punta scuola è tutto, io vi saluto e ci vediamo al prossimo episodio. E mi raccomando, commentate qua sotto se il video vi fosse piaciuto. Ciao!